Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 14 al 21 maggio e benvenuti ad una settimana, ragazzi, densa, zeppa di avvenimenti astrologici, per cui non basterà sicuramente un video. C'è l'energia che cambia. Qualcosa si resetta, per fortuna per noi, il cielo si dispone in un'armonia veramente interessante. Vediamo che cosa accade questa settimana. I fenomeni astrologici sono ben 4 in una settimana. Allora, sono 5, scusatemi. Il giorno 15 Mercurio torna diretto nel segno del Toro alle 3:17 del mattino. Il 16 Giove esce definitivamente dal segno dell'Ariete ed entra nel segno del Toro, vi rimarrà un anno. Tornerà, per quelli a cui questo Giove in Ariete ha dispensato doni, tornerà fra 12 anni nel segno dell'Ariete, quindi non prima. Giove impiega 12 anni a compiere l'intero ciclo dello zodiaco e adesso, dopo l'Ariete, entra nel Toro, poi farà il Gemelli, l'anno prossimo poi farà il Cancro, il Leone e così via, fino ad arrivare al segno dei Pesci nel 2033, credo, e così via. Se volete l'escursus del video con i transiti di Giove di anno in anno, ovviamente una sintesi, no? Un recap, fatemelo sapere perché potrebbe essere effettivamente cosa utile, così chi ha dei progetti a lungo termine magari si organizza. Allora, quantomeno per evitare le dissonanze di Giove che indicano sempre un'ottava di fortuna in meno e qualche svista in più. A meno che non siamo nati proprio Gastone Paperone. Quindi torniamo a noi. Il 15 Mercurio torna diretto nel segno del Toro, il 16 Giove lascia l'Ariete ed entra nel segno del Toro, il 20 Marte esce dal segno del Cancro ed entra nel segno del Leone, dove rimarrà fino al 5 o al 10 luglio 2023, quindi circa 45 giorni nel segno del Leone. Il 19 ci sarà alle 15 una luna nuova in Toro a 28 e 25 del Toro, quindi all'ultimo grado e mezzo del segno del Toro, congiunta al Sole, e il 21 maggio alle 7 del mattino il Sole entrerà nel segno dei Gemelli. Quindi ci sarà innanzitutto un bellissimo sestile, l'energia riprende, no? Perché voi sapete che con tanti pianeti in Toro nell'ultimo mese, c'è un video anche dedicato a questo, ve lo metto magari in sovraimpressione, con tanti pianeti in Toro, con questo bello stellium in Toro che prevedeva il cambiamento, sì, ma prima una revisione, un recap, grazie alla retrogradazione di Mercurio, poi a un certo punto anche di Plutone in Acquario, c'era l'energia che era un po' statica. Sapete, i pianeti in Toro sono pianeti di terra. Giove in Ariete spingeva da dentro per spingerci al cambiamento, quindi molti si sono sentiti un po' centrifugati. Adesso, soprattutto dal giorno 21, adesso nel momento in cui Mercurio torna diretto dal 15, già il sestile, Marte in Cancro, Sole in Toro, dà quella spinta emotiva, quella consapevolezza, quella centratura proprio d'animo che fa sentire pronti a fare le cose, no? Quindi, e poi ovviamente dal 21, quando il Sole esce da un segno di terra un po' più denso, un po' più lento, un po' più pesante ed entra in uno sprintoso segno d'aria, brioso e leggero, grazie anche al sestile di Marte e Leone, che sicuramente Marte nel segno del Leone è un po' più grintoso, è più forte, no? Più determinato, più autoritario rispetto al segno del Cancro. Voi vedrete che tutte le cose che non decollavano, che non partivano, che sembrava non trovassero energia, adesso dovrebbero prendere il là in maniera strepitosa. E continua quindi, visto che il Sole entra nel segno dei Gemelli e Marte entra nel segno del Leone, i segni di fuoco e i segni d'aria riprendono una verve
anche quelli che con Giove in Ariete non erano riusciti magari a trasformare quella rabbia primordiale in opportunità. Adesso sicuramente accade, quindi favoriti segni d'acqua, segni di terra, ma anche aria e fuoco, quindi questo è un cielo veramente, veramente generoso. Ovviamente io devo dedicare un video a Giove in Toro, quindi uscirà nei prossimi giorni per chi ci accompagnerà per un anno. È un Giove molto fortunato questa volta, dobbiamo fare un recap rispetto all'ultimo transito del 2013 se non erro, quindi si chiude una fase, quindi faremo questo video molto più circostanziato e ovviamente probabilmente farò un video su Mercurio che torna diretto perché nelle prossime settimane ci porterà altre novità. Quindi se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché ci saranno in uscita tanti video. Per gli abbonati credo che farò una live o comunque un video specifico come abbiamo fatto per i pianeti retrogradi, comunque ci sarà un video dedicato a loro o in diretta o meno, prendendo prima le domande per rispondere a tutti quelli che mi stanno scrivendo per l'imminente transito di Giove in Toro, perché è in ottimo aspetto con Saturno, quindi cosa porterà, quindi per voi ci sarà questo contenuto speciale. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere informati di tutti i prossimi video che usciranno. Se volete sostenetemi o offritemi un caffè su Ko-Fi. Se farete l'abbonamento ci vedremo per i contenuti speciali destinati agli abbonati. Ma adesso vediamo che cosa accade questa settimana, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, questa settimana governano, comandano ancora i pianeti nel segno del Toro, anche se l'energia inizia ad alleggerirsi, quantomeno le cose riprendono un pelo di velocità e di, come dire, scioglievolezza, di dolcezza, ma anche di dinamismo, come piace a voi. La buona notizia però è che dalla prossima settimana, sicuramente già dal giorno 20-21, insomma di questa settimana, ma ovviamente con una preponderanza maggiore per la prossima, il Sole che entra nell'amico segno dei Gemelli e Marte finalmente che entra nel segno del Leone il giorno 20 riporteranno per gli amici dell'Ariete l'amore. L'amore, la fortuna, la voglia di vivere, i divertimenti, finalmente risiete in libera uscita, il mese di maggio, diciamo la fine di maggio, giugno e buona parte di luglio, perché poi ci sarà un transito strepitoso di Venere nel segno del Leone, per voi segneranno veramente un momento veramente non vorrei ripetermi e dire strepitoso, però effettivamente ci sono dei presupposti per recuperare tutta una serie di situazioni per quelli che hanno insomma perso l'amore, oppure magari l'amore non era in un momento full, non vi siete più divertiti, siete stati in down in questi mesi perché Marte in Cancro vi sta afflosciando un pochino, complici anche i pianeti in Toro che hanno richiesto presenza, forza, resistenza, hanno rallentato un po' i tempi, le tempistiche, il dinamismo e anche l'evoluzione degli avvenimenti, no? Vi siete sentiti molto probabilmente un po' obbligati o comunque appesantiti. Quindi dalla fine di questa settimana riprende, vi sto spoilerando la prospettiva a cui andate incontro, perché ci sono veramente dei grandi margini di miglioramento, di ripresa, e per chi ha concluso definitivamente delle situazioni, posto di lavoro, insomma qualcosa può essere finito, ragazzi, c'è una ripresa anche inaspettata che veramente può venirvi a cercare a casa, anche se siete un po' giù, non vi state magari ancora muovendo molto. Ma perché ve ne parlo? Perché affinché voi
guardiate, come dire, approfittiate delle occasioni che Marte in Leone dal 20, il Sole in Gemelli, insomma, e poi tutti i transiti a seguire in segno di fuoco che arriveranno per favorire anche l'essere cercati in casa, perché vi ho appena detto che a un certo punto i transiti saranno talmente generosi da venirmi a cercare in casa. Dovete operare magari già da questa settimana una fusion, cioè dovete armonizzare un paio di energie che che la faranno da padrone nel cielo, nei prossimi mesi e anche nella vostra vita. E sono lo Stellium Mintoro che già vi sta accompagnando, magari vi ha un po' imbolsiti, vi ha un po' appesantiti, magari sono arrivate delle cose da pagare. È un toro un po' di responsabilità, cioè il segno del toro per voi chiede investimento, cioè se volete raccogliere dovete seminare, ok? Il segno del toro è sì legato ai piaceri e all'abbondanza, però proprio come nelle ottave basse ci fa essere dissoluti, no? Quindi soltanto dediti ai piaceri, nelle ottave alte prevede che noi seminiamo un campo, lo coltiviamo, altrimenti non possiamo arare, non possiamo raccogliere le fortune che la vita ci dispensa. Quindi ci viene chiesto un po' di impegno, che è appunto quello di integrare la vostra verve, la vostra vitalità, la vostra ambizione, la vostra competizione, la forza di Marte, no? Che vi porta lontano, che a volte non vi fa riflettere, che vi fa essere impetuosi, che a volte vi fa accelerare troppo le cose o forse ve le fa mandare anche in fumo, magari con uno scatto di ira, di rabbia, magari rovinate una situazione che poteva essere vissuta in un altro momento, no? Quindi vi chiede una sorta di gestione, di autocontrollo attraverso questi pianeti in Toro che possono avere un'evoluzione favorevole a 360 gradi, perché ne abbiamo parlato già nel video precedente. Questo è un transito che per voi riguarda l'abbondanza, i soldi, nuove fonti di denaro, l'autosufficienza personale, no? Quindi il dimostrare a voi stessi che siete capaci di reggervi sulle vostre gambe emotivamente, psicologicamente, sentimentalmente ed economicamente, a patto che abbiate fatto, come dire, un lavoro sia interiore che esterno. Ricordiamoci sempre che l'esterno non cambia se non cambiamo noi, e quindi spero che abbiate approfittato del transito di Giove in Ariete per fare le vostre sacrosante battaglie e per abbandonare quelle perdite di tempo e quelle competizioni che a volte vi solleticano ma che vi fanno soltanto disperdere energia, ok? Perché? Perché Giove in Ariete sicuramente ha amplificato la vostra voglia di competere, di sedurre, di gareggiare, di primeggiare, di vincere, di lottare. Però deve essere fatto con sale in zucca, quindi non impulsivamente, senza pensare, o comunque pensandoci un attimo, tenendo conto della vostra natura che è irruente, e decidendo, stabilendo prima qual è il vostro obiettivo, dove investire tutta l'energia che l'universo vi ha conferito in questa esistenza, l'energia di Marte, senza sprecarla. Se siete riusciti a fare questo con il transito di Giove, quindi a consapevolizzare e ad indirizzare l'energia, allora la luna nuova di questa settimana nel segno del Toro e poi Mercurio che torna diretto vi inizieranno a consentire di raccogliere tutti i risultati, no? E quindi a consolidare, a costruire quello che con Giove in Ariete avete iniziato. Se invece vi siete persi un attimo, qualcuno mi ha scritto sta andando tutto a rotoli, e quando va tutto a rotoli o è il passato che sta finendo e voi non vi rendete conto che quella situazione è finita e quindi tendete a, come dire, a sprecare energie per continuare a far esistere qualcosa che si sta sgretolando sotto le vostre mani e bisognerebbe accettarlo, oppure non avendo il controllo, ecco, dell'energia della grinta di Marte, insomma, dell'energia anche conflittuale, di sfida, no? di lotta che Marte ha, è probabile che magari uno abbia degli eccessi impetuosi e quindi semini magari tensioni, provocazioni intorno a sé, e quindi poi
ne riceva le conseguenze, no? Perché ogni pietra che scagliamo poi insomma crea una reazione, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale, contraria e ai noi, per una delle leggi della materia, tutto torna alla fonte prima o poi. Quindi per quello è importante osservarsi e dire sì, ma io che cosa sto combinando? Sì, ma io come vengo percepito, sono consapevole dell'energia che metto, sono consapevole delle sfide che lancio, sono consapevole delle azioni che compio, perché magari sono stato scortese con una persona e magari fra una settimana posso avere bisogno di quella persona. Questo non è opportunismo, questo è rendersi conto che se si lanciano pietre di continuo poi qualcuno ce la ritira, ok? Quando meno ce l'aspettiamo e quando meno ci serve. E i pianeti nel segno dell'Ariete devono stare attenti perché hanno proprio insita la lotta e se iniziano una lotta, quella lotta gli ritornerà. Quindi adesso con questa luna nuova che ci fa evolvere, una nuova in Toro e che ci dice appunto che cosa hai seminato dei pianeti in Toro, cosa è iniziato con l'Ariete che aveva l'energia per rimanere, ok, questa luna nuova che inizia il giorno 19 con Mercurio, che sono le risposte, le notizie, anche il ragionamento, la consapevolezza, i punti di vista che tornano diretti, avrete una prospettiva, no? Arriveranno notizie, arriveranno situazioni, arriveranno risposte che vi daranno la prospettiva del da farsi. Quindi è un transito particolarmente evolutivo perché è chiaro che in sé tiene il conto di quello che avete seminato negli ultimi tempi e negli ultimi 12 anni. Perché si chiude un transito iniziato con un ciclo iniziato con il precedente transito di Giove e ne inizia un altro. La buona notizia, ragazzi, è che quello che inizia adesso sarà un dodicennio molto più felice, come era più felice quello ultimo scorso di Giove l'anno scorso, perché questa volta siamo fortunati, Giove incontra buoni transiti rispetto a Saturno, invece 12 anni fa e 13 anni fa, quando ci fu l'ingresso di Giove in Ariete, l'ingresso di Giove in Toro, i transiti, purtroppo Giove trovò Saturno opposto, quindi quello che si conclude adesso è stato un dodicennio di disgregazione e di prove. Quindi le notizie sono buone. Chi non ha fatto bene i compiti a casa nell'ultimo anno con l'energia di Giove non è detto che non raccoglierà nulla, che deve iniziare adesso, ok? Quindi con la luna nuova, con Mercurio diretto, c'è la piena comprensione di quello che abbiamo fatto, di quello che non abbiamo fatto, ma quindi di quello che bisogna iniziare a fare adesso, perché il cielo comunque per voi è strepitoso, torna la voglia di vivere, l'amore, la fortuna, se avete avuto dei problemi con i figli, delle tensioni, se i figli hanno avuto delle tensioni nella loro vita, ritorna il sereno anche da quelle parti, quindi se vi impegnate bene ci sono delle grandi prospettive di avanzamento lavorativo sia per chi cerca un nuovo lavoro sia per chi vuole crescere e vuole investire nel proprio, quindi il cielo è veramente in un'ottima disposizione, però bisogna rimboccarsi le maniche perché i pianeti in Toro prima di farci sedere al banchetto dicono che dobbiamo lavorare, quindi fatemi sapere nei commenti che cosa vi sta portando questa luna nuova e questo Mercurio in Toro, fate buon uso della vostra grandissima energia e buona settimana a tutti. Cari amici del Toro, cari amici con l'ascendente Toro, voi siete i protagonisti di questa settimana e non solo perché siamo nell'ultima settimana del vostro compleanno, quindi auguri a tutti i Toro che compiono gli anni nella terza decade, quindi nei giorni tra il 14 e il 21 e siete protagonisti anche del prossimo video che sarà quello di Giove in Toro, nei quali ovviamente avrete Giove sul Sole per un anno e quindi
si conclude un ciclo questa settimana stessa, perché insomma il giorno 16 Giove entra nel vostro segno, si conclude un ciclo iniziato 12 anni fa, che è stato abbastanza pesante, ma ne parleremo nel video dedicato a Giove in Toro segno per segno, e se siete abbonati faremo una live, perché questo è un Giove strepitoso congiunto ad Urano. Non so se c'è stato un Giove in Toro congiunto ad Urano negli anni 30-40, devo andare a controllare, ma insomma tutto è possibile. Allora, scusate se sentite dei fischi e dei rumori, ma c'è la tappa volante del Giro d'Italia sotto casa e quindi ho dovuto interrompere il video che uscirà non si sa quando. Allora, questa settimana Mercurio torna diretto nel vostro segno, quindi tutte le risposte, tutte le decisioni che sono rimaste appese, tutti i contatti che dovevate prendere, qualcuno che non vi ha risposto nelle ultime 3 settimane, anche se questo è stato un Mercurio retrogrado migliore di tanti altri, adesso dovrebbero arrivare a fiume. Il 15 infatti Mercurio torna diretto, e poi il 16 arriva Giove nel segno del Toro, quindi molte cose che sono adesso che sono in queste 3 settimane rimaste frenate, adesso potrebbero iniziare ad espandersi a macchia d'olio. Soprattutto poi ci sarà un'ulteriore spinta, un'ulteriore evoluzione trasformativa verrà data ai vostri progetti, a tutte le vostre situazioni dalla luna nuova del 19, quindi voi avete il 15 Mercurio che torna diretto, Giove il 16 che entra nel Toro, e la luna che entra la luna nuova in Toro del 19, quindi voi potete immaginare, quindi avrete la sensazione che voi siate stati trattenuti, perché sembrava che voleste muovervi, in realtà avete avuto una spinta viscerale, proprio emotiva, a rivoluzionare la vostra vita, ma la materia ha frenato, quindi siete stati veramente spinti, ma c'erano le cose materiali che frenavano. Sembrava come se la materia non riuscisse a stare al passo delle vostre intenzioni, delle vostre emozioni e delle vostre idee, e adesso qualcosa riparte invece molto velocemente, si trasforma e si espande a macchia d'olio. Ovviamente in questa luna nuova, qui siamo sempre con dei pianeti congiunti anche ad Urano, anche se largamente, c'è una trasformazione delle intenzioni. Quindi se prima di Mercurio retrogrado avevate un'idea, durante le 3 settimane di Mercurio retrogrado avete cambiato idea 1000 volte, siete stati attraversati dai pensieri, no? Dal parere, dai punti di vista di altre persone, avete ondeggiato cercando una vostra verità, una vostra identità e una vostra centratura. Adesso con la luna nuova in Toro probabilmente ci sarà un'ulteriore trasformazione di quello che si può fare, di quello che con questo Giove in Toro, che porta molto ad allargarvi, si può fare oppure no. Avete un cielo strepitoso, questo devo dirvelo, questo bisogna dirlo a tutti i Toro che negli ultimi 3 anni si sono imbattuti in situazioni assurde, persone assurde, cose assurde nel caos uraniano, che però per karma doveva arrivare a voi per insegnarvi qualcosa, perché Saturno era nel segno dell'Acquario. Adesso però Saturno si è messo in una disposizione d'animo, cioè il video dedicato sul canale per chi non lo trovasse e per gli abbonati, si è messo in una predisposizione eccezionale per il segno del Toro, e quindi iniziano tutte le persone assurde che avete trovato in precedenza. La buona notizia è che vengono sostituite da persone più affidabili, e quindi pian piano, a cominciare già da marzo e per i prossimi 3 anni, si ricreerà intorno a voi un entourage meno movimentato, meno disorganizzato, molto più affidabile, pochi ma buoni, ma persone con cui vi trovate, avete assolutamente un'intesa. Per tutti quelli che hanno avuto dei problemi sentimentali col partner, liti, rotture, per chi cerca l'amore,
questa luna nuova è strepitosa, questo Giove è strepitoso, non è detto che non ci siano cambiamenti. Se avete già delle situazioni, possono esserci delle evoluzioni che vanno sia dalla convivenza al matrimonio, al domicilio, al cambio di domicilio, al mettere su famiglia, al diventare genitori bis, a fare degli investimenti, a fare delle società, a lavorare insieme al partner. C'è un momento davvero di grande espansione. Non mancheranno le spese anche questa settimana, soprattutto dalla fine del giorno 20-21, a seguito di decisioni prese con la luna nuova in Toro. Quello che può partire implicherà necessariamente delle spese, ok? All'inizio probabilmente, io ve lo dico, probabilmente voi sentirete il bisogno di muovervi subito e di investire subito. Nel mese dei Gemelli, visto che il Sole farà una quadratura con Saturno, le spese potrebbero essere un po' disordinate e sfasate, tipo magari comprate prima una cosa, poi vi accorgete che ne serviva un'altra. Potrebbe esserci questa energia, anche se Marte in Leone vi aiuterà. Dal 20 giugno anche le spese, anche gli investimenti personali troveranno proprio un'equilibratura e una quadra di grande suggestione. Dei progetti lavorativi che sembravano essere partiti con una grinta strepitosa grazie a Plutone in Acquario, adesso sembrano tornare indietro, sembra che non ci siano i presupposti, l'energia, le forze, però io già vi dico che ci sarà un momento molto stimolante invece in questo periodo del mese dei Gemelli, dal 21 maggio al 20 giugno. Lì potreste trovare una quadra anche per quei progetti lavorativi forse legati al web, alla rete, a internet, alle comunicazioni, e quindi probabile che riusciate a sistemare anche quelli, anche se sarà la famiglia quella che vi terrà con sé per maggior tempo e per le energie. Ci saranno tempi sicuramente migliori, già vi prospetto che ci sarà una luna nuova molto interessante proprio per la carriera, per riprendere in mano la carriera, ma adesso affetti, amore e famiglia sono quelli che comandano, quindi risoluzioni per chi era entrato un po' in conflitto con gli altri, anche con l'amore, e nuovi arrivi e new entry strepitose, e anche persone destinate. Per chi cerca l'amore, il nodo nord in Toro vi farà delle grandi sorprese, raccontatecelo nei commenti. Un grandissimo in bocca al lupo e buon compleanno, buona ultima settimana del segno del Toro a tutti. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, questa settimana tantissimi pianeti in Toro, che è il segno precedente al vostro, con Mercurio, il governatore, che il giorno 15 torna diretto, portano una ventata e un aumento di consapevolezza, maturità e lucidità come non se ne vedevano da tempo. È come se veramente ci fosse uno switch mentale. Questo Mercurio retrogrado congiunto ad Urano vi ha fatto aprire a qualcosa di nuovo, ha fatto aprire una finestra, ha fatto aprire una luce, ha creato un'apertura, e dalle aperture è ovvio che le aperture avvengono se siamo cambiati noi dentro, e quindi dalle aperture si sa che inizia ad entrare la luce. La luce cosa fa? Fa vedere le cose in maniera diversa. E nel prossimo anno, quello che inizia questa settimana per voi, quindi sappiatelo, no? Andateci preparati, inizia quel periodo. Innanzitutto si chiude un ciclo, poi ne parleremo con il video dedicato al segno del Toro. Si chiude un ciclo iniziato 12 anni fa, pesante, un po' isolante se ci fate caso, no? Un po' stressante a livello psicologico. Probabilmente, se fate un bilancio, vi siete sentiti un po' chiusi in gabbia, una gabbia anche virtuale, però di fatto è come se più di una persona, più di una situazione abbia avuto la possibilità di farvi sentire controllati, in balia degli eventi, come se voi non aveste
l'autorità per muovervi e doveste sempre percepire l'autorizzazione anche inconscia di qualcuno. Riflettete molto su questa cosa, perché state per liberarvi in questo anno. Giove congiunto ad Urano vi farà, e poi vari pianeti retrogradi, vari Mercurio retrogradi, tutti trigono a Giove, cioè un ottimo aspetto, tutti in segno di terra, vi faranno avere proprio consapevolezza di quanto la vostra vita sia un game psicologico e quanto tutto passi veramente per l'intelletto, per la lucidità dell'intelletto, no? E che cosa accade? Questa fessura di luce che inizia ad entrare con Giove in Toro, con Mercurio retrogrado, con una luna nuova in Toro, anche su Urano, insomma, che segna questo switch, vi porta a capire quanto voi. Questo accadrà nel giro di un anno, io ve lo anticipo da adesso perché c'è chi è pronto e appena entra Giove lo capisce, appena Mercurio torna diretto lo capisce, c'è chi ha i suoi tempi, perché non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti la stessa età, non tutti arriviamo alle situazioni nello stesso modo, perché abbiamo un'età diversa, delle esperienze diverse, consapevolezze diverse. L'importante è iniziare questo percorso. Quindi che cosa accadrà? Che cosa inizia ad accadere questa settimana? Oltre a vedere le cose in maniera diversa, probabilmente potrete capire quali sono i vostri principali nemici. Non vi spaventate, perché non è detto che venga fuori il plotone di esecuzione, ok? Questo dipende dal nostro karma, dalle cose, ma siamo sul pianeta Terra, quindi un haters, uno o più haters, ce l'abbiamo tutti. La cosa più importante è la consapevolezza di sapere che noi diventiamo quasi invulnerabili man mano che il nemico che è dentro di noi venga, assolto, liberato. Perché spesso, diciamo che nella dualità, nel mondo della materia, si gioca, la vita è una sorta di game psicologico nel quale i nemici che incontriamo fuori mettono in atto, usano muoversi nei nostri confronti e mettono in atto le stesse dinamiche che noi usiamo nei nostri confronti. Faccio un esempio: io non mi rispetto, incontrerò persone che non mi rispettano. Se io inizio a prendere consapevolezza di questo, perché non si può dire io mi rispetto senza aver prima, no, avuto contezza di quali erano le mancanze che la persona fa a se stessa. Quindi nel momento in cui uno si è osservato, ha capito, ha accettato, ha preso coscienza e inizia a trattare se stesso in primis in maniera diversa, gli altri fuori non trovano più terreno emotivo fertile, non trovano più sudditanza, non trovano più dove attaccarsi, ok? Se io sono anaffettivo con me stesso, quindi se io non mi ascolto, se magari do importanza principalmente alle comodità, questo è un transito, questo è un esempio, questo qui delle comodità, che è un esempio che non sto facendo casualmente. Quello era più generico, questo è contestualizzato al transito che potreste scoprire voi. Se io magari mi vendo, tra virgolette, no? Cioè do importanza, ma per un bisogno di sicurezza, ragazzi, per un bisogno di concretezza, se io mi vendo, quindi accetto determinate condizioni, accetto determinate situazioni, comportamenti, magari di essere messo in stand-by, di essere messo in attesa o di accontentarmi di una cosa che non mi fa sentire vivo, ma mi fa sentire molto a mio agio, nel comfort, proprio nell'agio, nel lusso, nei termini proprio nel senso specifico di queste parole, quindi dal punto di vista materiale, potrei scoprire che gran parte della mia infelicità è data da me stesso, che penso che vendendomi io possa avere la felicità, e invece la felicità è star bene con persone che fanno star bene il mio cuore e non magari il mio corpo. Oppure potremmo scoprire che dentro di noi c'è un grande attaccamento ai piaceri, non soltanto alle comodità, ai piaceri, o cibo o sesso fondamentalmente. Ovviamente anche droga e rock and roll sono sicuramente dei piaceri, anche la vanità nel segno del Toro
può indicare il piacere, e i gemelli hanno questa cosa del giudizio, della paura del giudizio, perché? Perché è un segno evergreen, quindi adolescenziale, quindi fondamentalmente se non lavora su se stesso può rimanere con una forma mentis scolastica, cioè giovanile, e quindi risentire del giudizio di un maestro. Se ci fate caso, le personalità mercuriali, no, gemelline, magari hanno questa sudditanza nei confronti, questa riverenza, questo timore di esporsi nei confronti di persone magari comandine, determinate, perché rivivono prima il rapporto con i genitori e poi quello che è il rapporto con i professori, insomma, no? Quindi queste dialettiche proprio sul filo del rasoio dell'intelletto, il controllo dell'intelletto. Quindi questo è un anno nel quale riscattarsi a 360 gradi, iniziando proprio con quell'ottica di osservare le dinamiche nelle quali ci si imbatte, che ovviamente partono da noi, e capire queste cose, no? Andare a ritrovare queste cose che vi ho appena enunciato, poi ne parleremo meglio, no? Con proprio transito mese per mese nel video di Giove in Toro, però potete liberare la vostra esistenza. Voi mi direte, ma non mi hai detto, perché il gemelli è pratico, no? Non mi hai detto amore, lavoro, se mi sposo, di che morte devo morire. In realtà vi ho detto tutto. Vi ho detto tutto, perché se cambiate voi, man mano che vi liberate di un nemico, anche se scoprite che Tizio non era mio amico, Tizio era mio nemico, era geloso di quello che avevo, oppure non era gentile con me perché per me stesso, ma magari per tornaconto. Sappiate che queste dinamiche possono avvenire perché se noi ci vendiamo, tra virgolette, per avere la comodità, qualcuno magari approfitterà di quello che noi abbiamo da offrire per avere delle comodità. Cioè è speculare, la vita è speculare, la vita ci fa da specchio. Quindi in realtà avrete tutto. Nel momento in cui ci si abbandona a questo percorso, in realtà si avrà l'amore per se stessi, la consapevolezza, una maggior maturità e quindi amore, lavoro, abbondanza. Ricordatevi che l'abbondanza, l'indipendenza economica, che è una cosa che vi fa tanto gola, è direttamente proporzionale, anzi è inversamente proporzionale alle dipendenze psicologiche, perché più si è proni, voi immaginate la figura, più si disperde energia, perché l'essere umano è fatto per avere una propria dignità e per essere in posizione eretta come una quercia, quindi più si è proni al comando di qualcun altro, si disperde energia, più si disperde abbondanza, perché l'energia e l'abbondanza economica sono un riflesso l'una dell'altra. Quindi meditate, gente, figli di Mercurio, perché la libertà passa da questo 2023-2024. Poi che questa settimana inizino a sistemarsi le questioni casali, i problemi di casa, immobiliari, qualcosa riguardo ai soldi, a dei prestiti, a delle risposte che aspettavate, dalla pensione alla liquidazione, all'assicurazione che vi deve pagare e che arriverà tutto, questo sì, ma perché? Maggiormente, liberate voi stessi, maggiormente l'energia comincerà a fluire, mi raccomando. Fatemi sapere nei commenti e buona settimana a tutti. Cari amici del cancro, cari amici con l'ascendente cancro, che gioia questa settimana. Innanzitutto c'è la Venere nel vostro segno, quindi le situazioni si distendono, la voglia di piacere, l'amore, ritorna l'affetto di qualcuno, vi sentite più coccolati, vi sentite meno stressati, vi sentite meno aggrediti, meno in subbuglio, no? Meno sull'attenti, meno con le emozioni un po' poco tranquille, meno provocati, meno attaccati, meno pungolati. Questa settimana Marte lascia anche il vostro segno, rimane Venere che porta l'amore, la bellezza, qualche piacere, qualche serenità in più, ma soprattutto questa Venere che forma un ottimo trigono con Saturno, quindi se arriva l'amore è un amore che potenzialmente arriva per rimanere.
se arrivano questo può essere per esempio il mese, la settimana nella quale prendete un diploma, chiedete la tesi, fate degli esami strepitosi, trovate il professore della tesi, scegliete un master, vi prendono al master, fate un corso di crescita personale, trovate un coach, un life coach o uno psicoterapeuta, qualcuno che vi prenda per mano e che vi porti in maniera veramente graziosa e godibile ad un passo avanti della vostra evoluzione. Questa può essere anche la settimana in cui organizzate dei viaggi, delle cose molto carine, quindi sia a livello di conoscenza che di superamento dei limiti personali, di avanzamento, di miglioramento dello skyline e anche dell'amore che può venire da lontano. Insomma, questa settimana è veramente, veramente bella. E poi è ancora più bella perché Giove esce dallo sfidantissimo segno dell'Ariete. Voi il Capricorno, ma anche la Bilancia, ma voi di più. Questa volta sembrate quelli che insieme al Capricorno ne hanno patito di più. Fatto sta che è andata 12 mesi molto intensi. In realtà 10, ve ne siete risparmiati 2 tra novembre e dicembre, quando Giove era rientrato nel segno dei pesci. Fatto sta che il giorno 16 non solo c'è Mercurio che già favorevole a voi torna diretto, quindi se aspettavate delle risposte, delle notizie, delle spiegazioni, dei chiarimenti, proprio un dissipare di nebbie di Avalon che ci sono state nelle ultime 3 settimane, già dal 15 arriva quello, ma il 16 Giove entra nel segno del Toro. Avrete modo di ricrearvi con il video che uscirà nei prossimi giorni dedicato a Giove in Toro, ragazzi, perché per voi finalmente, dopo lotte, 12-10 mesi di non lo so, di Trono di Spade, finalmente un progetto che vi era caro, da fare insieme o al partner o a qualche persona fidata che magari è saltato, al quale avevate messo bocca già 3-4 anni fa e che poi probabilmente è saltato, di qualsiasi natura, ragazzi. Anche il voler tornare in una squadra, in una classe, se siete degli sportivi, siete stati magari presi da un'altra squadra, oppure avete perso i contatti con un team e adesso vi riannettono, oppure finalmente ritorna all'università o il collega con il quale, o il gruppo di lavoro con il quale stavate tanto bene, o negli ultimi 3 anni non vi siete trovati poi così tanto bene, insomma, insieme agli altri, insieme a quella comitiva, insieme a quei colleghi, insieme a questa classe, e adesso finalmente così, nel giro di poco, nel giro di pochissimo, nel giro forse della luna nuova di questa settimana, ragazzi, c'è sia la luna nuova il 19, luna nuova in Toro, che Mercurio che torna diretto su Urano, e Urano in Toro non è velocissimo, ma è sufficientemente veloce per dare una spinta anche alla luna, che è il vostro governatore. Insomma, ragazzi, si sistema tutto, ritornano anche non solo questi progetti e team di lavoro con cui non vi vedevate da almeno 2 anni, che forse sembravano sfumati e invece non lo sono, e su cui piomba anche una grandissima fortuna, una grandissima e insperata fortuna e buona sorte che li farà espandere, e forse saranno ancora più soddisfacenti e sorprendenti e portatori di benessere, gioia e felicità di quanto potevate mai pensare. Insomma, se cercate l'amore, dagli amici arriva l'amore. Se avete già l'amore, da questo gruppo di progetto, dal giro delle amicizie, arriva una grande fortuna, quindi un contatto che vi dà il là per proporvi qualcosa che magari al momento non sapete neanche cos'è, ma potrebbero dipanarsi un sacco di cose, un sacco di situazioni. Si potrebbero aprire tutta una serie di situazioni come delle scatole cinesi, quindi è un momento strepitoso. Se siete già in coppia, potrebbe accadere che gli amici, gli altri, i progetti
vi tengano un po' lontani dal partner, un po' distratti dal partner. Se siete un po' birichini, vi guardate un po' sempre un pochino intorno, no? Potrebbe arrivare dalla cerchia delle amicizie qualcuno che confonde la vita di coppia, ma anche questa eventualità, visto il grande trigono di Saturno, alla fine sarà una cosa, sarà un'esperienza che comunque vada vi farà capire molte cose e vi farà crescere. Quindi o farà crescere il rapporto perché vi renderete conto che quello che avete è quello che volete, o vi renderete conto che probabilmente c'è qualcosa veramente di non effimero, ma di stabile e di più soddisfacente che c'è all'esterno per voi. Quindi comunque vada, sembra ironico, ma comunque vada sarà un successo, quindi anche l'amore può riservare delle sorprese. Se avete dei figli e li vedete molto distratti dalle amicizie, no? E sentite che potete perdere il controllo su di loro, magari figli adolescenti, cose, sappiate che questo è un transito di Giove, quindi dovrebbe essere qualcosa di temporaneo che nella seconda parte di luglio dovrebbe già ritrovare una quadra. Quindi se sentite che state perdendo il controllo di una situazione, sappiate che è una fase concentrata, ok? Assolutamente concentrata, e che dal 5 luglio le cose dovrebbero già tornare a posto. Questo non è il momento di tentare la fortuna in tutto questo cielo bellissimo di incontri, situazioni, di sblocchi, di risposte. L'unica cosa non è quella di arrischiarvi, di fare azzardo, di giocare all'otto, no? Ecco, questo forse è l'unica cosa che vi sconsiglio, ma per il resto veramente gli incontri vanno bene. Un'altra cosa, qualche spesuccia, ne parleremo meglio la prossima settimana, però sicuramente il Cancro dovrà mettere mano al portafogli o per sostenere il partner o per sostenere i propri desideri di magnificenza, perché ci sono anche quelli. Sicuramente, ecco, le tasche ne risentono, questo bisognerà mettere mano veramente al portafogli, ci sono delle spese. Non datevi veramente a cose rischiose, al gioco d'azzardo, no? Anche a sport, a sport eccessivamente rischiosi. Per il resto veramente transiti eccezionali che vi porteranno veramente molto lontano. Inizia adesso un percorso che finirà, si coronerà fra 3 anni. Non crederete neanche voi a quello che accadrà in questo meraviglioso triennio. Fatemi sapere come vanno le cose. Un bacio grande e tanto amore e tanta felicità a tutti. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, questa settimana è veramente intensa. Avete presente quando devono partire i missili, i razzi e iniziano ad accendere i motori e quindi c'è quella fase, no, di conto alla rovescia? Ok, questa settimana è qualcosa, rappresenta più o meno quella fase lì. Già in realtà con un Mercurio diretto il giorno 15 potreste dar fiato ai motori, però insomma immagino che come tempistiche con la luna nuova del 19, allora poi dopo il 15 c'è il 16 con Giove in Toro, quindi se dovessi accompagnarvi idealmente nello svolgimento di questa settimana, direi che il giorno 15 con Mercurio che torna diretto avete chiaro l'obiettivo, come se sul radar vi apparisse, no, lo skyline, la mappa, ok, adesso devo fare questo. Però poi insomma uno deve anche capire un attimo come arrivarci. Il giorno 16 Giove in Toro, Giove oltre ad essere la fortuna, l'opportunità, l'occasione favorevole, è anche la lucidità. Quindi dal giorno 16 è come se si accendessero le luci, no? I fari, gli abbaglianti.
Il 19, ragazzi, con la luna nuova nel segno del Toro, i motori, se non erano già in fase, se non erano già in preparazione, si accendono, sono pronti. E poi vabbè, ragazzi, il giorno 20 Marte entra nel segno del Leone e si parte, insomma, il missile parte, e insomma il 21... Forse potrei, no, proprio per finezza potrei dire che il giorno 20 si accendono i motori, e però siccome il fuoco ha bisogno dell'aria, no, per avere combustibile, il 21, quando il Sole lascia la terra del Toro, la statica terra del Toro, ed entra nel segno dei Gemelli, avete anche la combustione perfetta, l'elemento perfetto, la leggerezza perfetta, quindi pronti partenza, via. Il conto alla rovescia è finito e potete andare. Ora, dove andate? Qualsiasi cosa voi vogliate è alla portata, nel senso che questa è una settimana che inaugura un anno molto ambizioso, un anno di realizzazioni, di ambizioni raggiunte, consacrate, consolidate. Molte passano anche attraverso il cambiamento, perché voi avete Urano in una posizione no? Dominante dal 2018, insomma. Poi se fate un excursus della vostra vita c'è stato un cambiamento, di cambiamento in cambiamento, di evoluzione, di alti e bassi, ma devono portare tutti a disgregare vecchie certezze e a farvi arrivare al nuovo. Quindi questo è l'anno probabilmente più intenso di tutto quell'andirivieni psicologico, di tutta quella voglia di cambiamenti anche lavorativi, e soprattutto lavorativi, proprio di carriera, di svolte di carriera, a cui state pensando, su cui state rimuginando dal 2018 ad oggi. Perché da maggio 2018, con Urano nel Toro, voi siete un segno fisso. Quando un pianeta importante entra in un altro segno fisso, quindi Toro, Scorpione o Acquario, è chiaro che si inizia a sentire quell'irrequietezza che non è una cosa transitoria, non passa, è quella voce di fondo che dice che le cose sono cambiate, che voi siete cambiati, che siete pronti a. I segni fissi non sempre mollano con facilità quello che hanno, sono proprio dei segni fissi, la loro energia è fatta per consolidare, per strutturare, non per cambiare o per distruggere. E a parte il segno dell'Acquario, ma quello è un fisso particolare, quello è un fisso instabile, no? Ha una sua peculiarità. Quindi invece ogni tanto succede anche a voi che sentite che le cose non sono più come prima. È una voce silente che va avanti da allora. Vi siete sentiti all'inizio disorientati, poi molto strutturati tra il 2018 e il 2020 con il trigono di Saturno a quell'Urano, poi caos e onde alte con Saturno in Acquario. Adesso le cose cambiano. Saturno in un segno neutro favorevole che vi aiuta a sciogliere nodi karmici. Non so se avete visto il video di Saturno in Pesci che è dedicato agli abbonati. Guardate, ne sto per fare un altro, perché Saturno adesso fra un po' se la sposerà con un altro Giove, insomma ne usciranno diversi. Comunque siete pronti, siete veramente pronti a fare dei cambiamenti, e questo Giove, vi stavo dicendo, in Toro raggiunge Urano che dal 2018 vi sta sollecitando, e quindi le cose adesso si possono compiere. Probabilmente c'è chi ha già dei rapporti lavorativi consolidati e potrebbe invece accettare delle proposte, magari delle proposte che sono già arrivate negli anni scorsi, negli anni di Saturno in Acquario, che non vi siete sentiti di accettare, di accogliere, perché non eravate pronti, no? Vi sentivate la terra che mancava sotto i piedi. Adesso potreste iniziare a pensarci. Il suggerimento delle stelle è di non buttarvi subito, non è da voi, ma di non buttarvi subito, ve lo dico perché non è da voi, ma Giove in Toro espande abbastanza, e siccome è accompagnato da una luna nuova in Toro, le cose qui prima sono state tutte trattenute e adesso si allargheranno a macchia d'olio, no? Quindi anche la volontà, l'interiorità del cambiamento potrebbero essere prese. Voi avete con la luna nuova in Toro
l'ingresso di Marte il giorno 20 nel segno del Leone, quindi anche la forza, il fuoco, l'intensità per apportare cambiamenti. Se poteste aspettare prima l'11 giugno, giorno in cui Plutone sarà uscito completamente dal segno dell'Acquario, e quindi anche quella vocina reazionaria, distruttiva che magari dice ma chi se ne frega, basta che cambi. Se riuscite ad aspettare l'11 giugno, no? Io ve la spoilerò prima perché insomma ci sta, e magari aspettaste anche Venere che dal 5 giugno entra nel segno del Leone, poi no, raggiunge Marte, e Plutone esce dall'opposizione, insomma il cielo inizia a brillare come siete abituati a farlo brillare voi, e quindi avrete delle intuizioni, dei suggerimenti ulteriori. Comunque il cambiamento è nell'aria, sembra un cambiamento legato a svolte professionali, a carriera. Chi non vuole cambiare perché ha già cambiato negli anni precedenti avrà delle grandi promozioni, quindi c'è un momento veramente di prestigio personale interessantissimo, di grande anche di grande orgoglio. Quella sosta di Venere per 4-5 mesi nel segno del Leone racconterà tanto del prestigio, dell'amore che vi arriverà, e per chi, l'ho appena detto, dell'amore che vi arriverà, e per chi cerca l'amore, questa luna nuova e questo Giove porteranno anche decisamente delle novità sentimentali che andranno a migliorare e a riempire di amore tutta la vostra vita. Quindi Giove in Toro è un'energia che va assolutamente integrata, lo so, mi avete scritto ma è un Giove in quadratura, in realtà però se abbracciate un cambiamento che va verso la stabilità, no? È come se andasse di stabilità in stabilità, le cose, senza fare colpi di testa, le cose andranno decisamente bene, senza grandissimi timori di Plutoni e avversità varie. Quindi io vi aspetto nei commenti, riprende la qualunque. Questa settimana è prettamente ambiziosa, è pragmatica, è di progetti, è di cose. Dalla prossima anche fuoco, passione, amore e divertimenti non mancheranno, quindi io direi che sarà una bellissima fine primavera. Io vi aspetto nei commenti, vi mando un grande bacio e vi auguro una bellissima settimana. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, questa settimana è una settimana veramente strepitosa. Nuovi orizzonti, notizie, sblocchi, incontri, inizia ad arrivarvi neanche tanto alla spicciolata, ma insomma anche abbastanza velocemente, tanta buona energia. Nuovi incontri, le informazioni di cui avevate bisogno, e io credo anche delle conoscenze e dei contatti. Voi che siete i figli di Mercurio, è chiaro che non potete non beneficiare di un Mercurio in trigono, quindi in aspetto favorevole, che torna diretto e che insomma poi precede Giove, che è il pianeta della grande fortuna, che da questa settimana entra in ottimo aspetto anche per voi. Dicevo, oltre agli incontri, i contatti positivi, anche i contratti generosi e fortunati che arriveranno a partire da questa settimana e che cambieranno in meglio la vostra vita da qui ad un anno. Ma poi insomma approfondiremo queste prospettive come dire auspicabili nel video di Giove in Toro. Oltre a questo arrivano delle conoscenze, si aprono delle prospettive a 360 gradi. Può trattarsi di amore, può trattarsi di persone che vi aiutano nel lavoro, può trattarsi di professori all'università se studiate, può trattarsi di quel corso o quel concorso che finalmente si sblocca e vi arrivano notizie, però inizia in generale, proprio come senso dell'energia che si muove verso di voi, oltre ad arrivare l'amore che può arrivare o da un ambiente di cultura, un ambiente di crescita, di miglioramento, ma anche e soprattutto durante un viaggio, arriva proprio qualcosa e qualcuno,
Qui l'abbondanza e le prospettive che si aprono sono molte, che vi cambiano proprio le prospettive di vita. Ora, noi sappiamo già che c'è l'opposizione per il segno della Vergine da parte di Saturno. Il video di Saturno in Pesci è destinato agli abbonati e c'è chi non ha voluto, non vuole fare l'abbonamento, e quindi io vi devo spiegare, lì potevo dilungarmi, no? Ho parlato 2 ore a ruota libera di questo effetto. Cerco di spiegarvi, no, nell'oroscopo della settimana che cosa accade. Saturno è stato preceduto da ben 2 pianeti per quanto vi riguarda. Uno è Nettuno, che dal 2010-2011 in Pesci vi ha comunque prospettato dei sogni, a tratti ovviamente in questi 12-13 anni vi ha prospettato a volte dei sogni, a volte delle speranze, a volte delle illusioni. Potreste aver avuto dei progetti, delle speranze, delle prospettive molto diluite nel tempo di un sogno che magari voi volevate che si avverasse, un desiderio, una speranza, tipo un giorno mi trasferirò, un giorno troverò l'amore della mia vita, un giorno finalmente andrò a riprendermi la fidanzata del liceo, insomma un sogno, una chimera. Poi è arrivato Giove, dal 2021 al 2022, Giove in Pesci su quel Nettuno può avervi ampliato sia la capacità illusoria, no? Ma anche le speranze, e quindi a volte ci si preclude delle strade pensando che quella cosa arrivi, quel sogno si concretizzi, quella persona torni, quel lavoro finalmente arrivi a me, quella causa si sblocchi e mi diano, ho sentito anche questa cosa, l'approvazione a procedere per fare quella cosa, mi riprendo la casa che mi hanno tolto. Tutti i desideri, tante aspettative, tanti sogni. Qui parliamo del segno dei pesci, voi fate parte proprio del binomio pesci vergine, che è proprio sogno realtà, ed è tra queste 2 cose che vi barcamenate per tutta la vita, trovando l'equilibrio. Allora, la buona notizia è che con i pianeti in Toro e in Capricorno per prossimo anno li avrete entrambi, solitamente con i punti di Talete, come se la tenda canadese trovasse il suo equilibrio, il suo palo. Quindi ci saranno grandi assist per segnare un punto in avanti nella vostra realizzazione dell'equilibrio e quindi anche della misura e della centratura. Però Saturno, adesso è arrivato anche Saturno, dopo Nettuno in Pesci, dopo Giove che ha amplificato aspettative, sogno, ma anche senso dell'irrealtà, perché i pianeti in Pesci quello fanno, soprattutto a voi che invece avete un'energia concreta che deve mettere in ordine le cose. Ora che arriva Saturno, concretizza quelle che erano non aspettative, delle prospettive reali, magari lontane nel tempo, magari che richiedevano energia, tempi e costi, ma che riescono a farsi, no? E quindi lì Giove porta uno switch e inizia la realizzazione di quel rapporto di coppia, di quell'amore, della ristrutturazione di quella casa, di quel trasferimento, di quell'acquisto di quel terreno, di quel casale in campagna che volevate prendere per farci il B&B, tutte queste cose qui. Chi lavora nello spettacolo, lavorare finalmente a quel film, a quel progetto, con quell'artista, con quella troupe, ok? Scrivere finalmente quella canzone, essere presi finalmente in un festival, in quel reality, ok? Tutte queste cose che mi state scrivendo. Chi invece è stato nell'irrealtà, con Saturno vedrà, Saturno può rami secchi, toglie quello che non è reale, quello che non serve più, anche i sogni che sono irrealizzabili. Saturno è un grande maestro che ci consegna, ci ridà un sacchetto, spazza tutto e ci ridà il sacchetto di quello che è il nostro oro, cioè di quelle esperienze, di quelle interiorità.
di quei sogni che siamo riusciti, diciamo di quei concetti, di quei pensieri che siamo riusciti a trasformare in oro, quindi in esperienza fatta e finita, in crescita, la trasformazione del nostro piombo in oro e quindi anche delle conquiste nella vita terrena, tutto quello che noi realizziamo dentro di noi, che riusciamo a coltivare con concentratura, perché siamo nel mondo della materia, quindi non possiamo soltanto dare adito ai pensieri, no? Dobbiamo capire che cosa si può fare e che cosa no, ci dobbiamo fermare, dobbiamo ascoltare l'istinto, non alienarci dalla realtà. Quindi Saturno potrebbe trasformare in tempo realizzato cose concrete e togliere quelli che erano soltanto elucubrazioni, alienazioni del pensiero e sogni irreali, ok? Quindi sogni troppo che non avevano proprio la parte di prospettiva reale. Quindi, e però c'è sempre Giove, quindi è una grandissima fortuna per il segno della Vergine, per l'ascendente Vergine, per chi ha valori in Vergine, che sia entrato Saturno in Pesci a potare e seguito a staffetta da un anno di Giove in Toro, unito ovviamente ad Urano, che dà quello switch, quella capacità di dire ok, non se ne fa niente, ho sbagliato, però io con i pianeti in Toro, da questa esperienza, grazie non solo a Giove mi fa capire perché mi dà la visione, Urano, Giove in Toro su Urano in Toro mi fa trasformare questa delusione in esperienza, quindi in crescita, in maturazione, quindi la prossima volta io questo errore non lo faccio più e anche la prospettiva è anche quella di un cambiamento favorevole, quindi nel momento in cui io abbandono una chimera e mi libero di una zavorra, mi libero di una persona che mi ha ingannata, che metto sì, lascerò mio marito, tornerò da te, mi scrivete in molti di queste cose, no? C'è gente che veramente gioca con le vite degli altri e le illude per avere le attenzioni e ovviamente, no? L'amore, l'affetto di più persone. Se qualcuno si sveglia da questi inganni, da questi sogni irrealizzabili e si guarda intorno e trova magari proprio grazie a Giove qualcosa e qualcuno di meritevole, interrompe una catena, un cortocircuito tra sogno e realtà inesistente e inizia una nuova vita portata da Giove, Urano, nodo nord, finalmente felice, reale e concreta. Quindi c'è il cambiamento, cercate di essere concreti, no? Cercate di non fate resistenza quantomeno, tanto il transito di Giove è arrivato, Mercurio torna diretto, quindi quello che dovevate capire in queste 3 settimane, se qualche situazione fa acqua da tutte le parti, probabilmente chi era pronto per capirlo lo ha capito. Cercate di abbracciare il cambiamento se capite che il passato non può darvi nulla di più. Questa è la soluzione. Invece per chi è riuscito ad avere quell'occhio, no? Un po' più fedele alla realtà, Giove porterà la realizzazione e lo sviluppo veramente di qualcosa di molto bello. Quindi io vi aspetto nei commenti, raccontatemi che cosa vi sta portando questa settimana che spalanca le porte probabilmente della felicità, e un grandissimo in bocca al lupo a tutti. Cari amici della bilancia e cari amici con l'ascendente bilancia e anche con la luna in bilancia, con i luminari, sole e luna in bilancia, io direi che possiamo festeggiare questa settimana, siete pronti? Spero che abbiate preso già bicchieri e spumante, champagne, frizzantino, un vino buono, quello che volete, perché Giove esce dall'opposizione, quindi entrerà il giorno 16 nel segno del Toro, resterà un anno, si inizia a concretizzare, la realtà diventa un attimino più tranquilla, meno ingannevole, meno sfidante, meno problematica. Qualcuno che vi ha provocato
stressato, fatto arrabbiare in tutto questo tempo dovrebbe miracolosamente svanire dalla vostra realtà. Quindi la metà dei problemi che si sono creati dovrebbero veramente svanire come pioggia asciugata dal sole. Questa è una settimana veramente di grande rinascita, con la luna nuova del 19, veramente per voi sembra esserci una rinascita, una tranquillità rinnovata e un lasciarsi alle spalle tutto. Ovviamente c'è una distinzione, l'ascendente Ariete può aver avuto tanto da questo transito, mi avete scritto di matrimoni, di proposte di matrimoni, di nuovi contratti lavorativi, di sogni che si sono proprio avverati a livello proprio lavorativo, di carriera, di assunzioni. Sole invece e Luna in Bilancia mi hanno scritto dicendo di aver avuto degli amori non corrisposti, di aver visto sfumare delle trattative. Ragazzi, l'amore, allora so benissimo quanto, se si è da soli con Giove opposto, quanta sia proprio l'aumento di fame di amore, di bisogno di affetto e di voglia di unirsi, perché ovvio Giove va nel nostro lato ombra, quindi fa amplificare immensamente quelle che sono le nostre mancanze. Quindi proprio quello che ci fa male in quel momento, perché non sappiamo distinguere come dire, la dose e il veleno dalla medicina, proprio le cose di cui abbiamo più bisogno con Giove opposto sono quelle che ci fanno male. E quindi niente, ho avuto la conferma che purtroppo resistere alle tentazioni e mantenersi lucidi durante le opposizioni di Giove ai luminari, soprattutto al Sole, credo, questo fatemelo sapere voi, io li ho congiunti Sole e Luna, quindi nella mia esperienza proprio intima e personale, siccome mi analizzo molto, è difficile fare un distinguo perché sono praticamente nello stesso segno. Però chi ha la Luna in Bilancia e magari ha il segno zodiacale in un altro segno, ha il Sole in un altro segno zodiacale, sa la differenza tra un Giove opposto al Sole e un Giove opposto alla Luna, ma sono i luminari, quindi l'opposizione credo che sia confondente, poi dipende anche dal resto del tema natale. Fatto sta che Giove è andato via, spero che i danni siano limitati per chi sta soffrendo sentimentalmente. Ragazzi, adesso anche Plutone esce dal segno dell'Acquario, quindi le cose dovrebbero ritornare. Io vi dico che dalla fine di questa settimana in qualche modo, forse proprio l'amore, i grandi sentimenti, come dire, una pace del cuore, forse più per chi ha la Luna in Bilancia che per chi ha il Sole in Bilancia, ma comunque dal 20 maggio, quindi dalla fine di questa settimana, con Marte in Leone, con il Sole in Gemelli, favorevolissimi, inizia la grandissima ripresa. Quando poi, devo spoilerarvelo perché mi avete scritto veramente in tanti che siete tristi per le cose che sono successe in questi mesi, ok? Ed effettivamente Giove in Ariete, poi Marte in Cancro, insomma, gli ultimi 2 mesi devono essere stati davvero doloranti, ok? E mi dispiace veramente molto. Dal 20 maggio cambia completamente l'aria, c'è il 19 questa luna nuova e poi Marte a favore, Sole a favore, dal 5 giugno, scusatemi, anche il vostro governatore che è Venere entrerà nell'amico segno del Leone e sono qui per dirvi che rimarrà 5 mesi con un transito straordinario nel segno del Leone e quindi l'amore che non si è visto finora torna, ok? Quindi possono esserci dei ritorni con ovviamente insomma dei presupposti più concreti, perché insomma con Saturno in Pesci probabilmente sarete anche più lucidi e meno sentimentali. L'anno scorso, finché avete avuto Saturno in Acquario, probabilmente eravate più affamati di amore, invece adesso sembrate molto più lucidi, molto più posati, molto più concreti, molto più disincantati. Io userei questo termine. Quindi
quello che voglio dirvi è che in quest'ottica, in questa prospettiva, con questi transiti, tutto questo girone infernale, questo quinto girone infernale si è concluso, lo avete attraversato, spero che i danni non siano stati troppi, sappiate che da questa settimana inizia a risolversi tutto e senz'altro dal 5 giugno al 5, se non sbaglio, ottobre, con quella Venere a favore, voi siete i figli di Venere, quindi per voi è fondamentale, con quella Venere a favore troverete l'amore, l'amore arriva, potete trovare l'amore al lavoro, anche se io non vi consiglio di mischiare amore e lavoro perché poi si complicano sempre le cose. L'amore arriva molto probabilmente attraverso gli amici o in circoli ricreativi o in ambiti culturali o durante dei viaggi, quindi è un momento, ragazzi, il peggio è assolutamente passato, quello che vi consigliano le stelle in questo momento è moderazione nello stile di vita. Questo è il consiglio che mi sento di darvi, proprio, quindi morigeratezza, non abbuffatevi né di, come dire, non vi abbuffate e siate spartani, sia nel cibo che magari nelle intossicazioni, quindi nelle medicine. Non c'è niente di non c'è niente di rischioso, semplicemente nel vostro caso con Saturno in pesci la morigeratezza, non so come dire, la morigeratezza sarà il leitmotiv dei prossimi 3 anni. Questa è, avere uno stile di vita proprio morigerato, che non tende agli eccessi, sarà una delle chiavi di volta della vostra esistenza. E ovviamente non dimentichiamo che questi pianeti in Toro, Giove in Toro, la Venere in Cancro, Trigono a Saturno, vi stanno portando, se non è già arrivato con Mercurio retrogrado, arriva da questa settimana, delle bellissime soddisfazioni e delle bellissime prospettive di crescita a livello di carriera e di lavoro. Per chi ambiva ad una figura non soltanto lavorativa, per chi aveva il pallino proprio di avvicinare una persona anche oppure per avere un certo tipo di relazione con un certo status proprio a livello sentimentale, da questa settimana si creano anche le prospettive, come dire, per alzare il target, che alla bilancia non dispiace mai. Quindi andate a stappare veramente, andate a brindare per la serenità e la libertà ritrovate. Arriverà tutto abbastanza velocemente, voi fatemelo sapere nei commenti, faccio il tifo per voi perché l'ultimo anno è stato veramente impegnativo. Un grande bacio e buona settimana a tutti. Cari amici dello Scorpione e cari amici con l'ascendente Scorpione, allora questa settimana i pianeti in Toro aumentano, c'è la luna nuova, Mercurio torna diretto, entra Giove in Toro, insomma tantissima roba. Ora io lo so che siete preoccupati, innanzitutto volevo dirvi che le sfide che vengono proposte da Giove in Toro, diciamo da Giove opposto, sappiate che saranno edulcorate, no? E quindi avrete sempre una soluzione sotto mano, perché per fortuna avete Saturno a favore, e Saturno e fra poco anche Plutone, che torna in Capricorno a giugno, si mettono in una posizione che si chiama punto di Talete, quindi si mettono in mezzo all'opposizione. Quindi anche quando voi siete confusi, quando voi state per fare la fesseria, c'è l'amico che vi dà la pacca sulla spalla e vi dice non farlo, c'è quell'angelo custode, quella situazione favorevole che vi fanno rinsavire e capire che le cose non vanno fatte. Ma come può affrontare lo Scorpione tutto questo stellium di pianeti in Toro, nel quale si è aggiunto anche, su cui si è aggiunto anche Giove? Allora, con Giove opposto, io ripeto, siete fortunati perché c'è Saturno in Trigono, ok?
Con Giove opposto si possono avere delle sviste. Quindi tecnicamente l'anno in cui noi abbiamo Giove opposto dovremmo magari osare poco, magari non far partire le iniziative da noi, se proprio viene qualcuno a farci delle proposte, essere molto guardinghi, quindi non lanciarsi, anche se di contro sentirete una grossa spinta invece a compiere magari dei gesti di accaparramento impulsivo, ma quello è proprio Giove che con l'opposizione ci fa venire una grande fame di tutto ciò che ci manca in realtà, no? Quindi però voi avete sempre questo Saturno, quindi è come se aveste il polso della situazione, un autocontrollo. Se non l'avete voi, chi per voi, ripeto, a fianco dovrebbe avere un po' la funzione dell'angelo custode. Quindi cercate di non osare, cercate di stare schisci, ci sono gli anni, ci sono le fasi della vita in cui bisogna essere prudenti, ma soprattutto cerchiamo di capire una cosa: quello che accade all'esterno è un riflesso di quello che noi abbiamo all'interno, quindi il lavoro interiore, investire su di noi, io reputo che siano proprio soldi meglio spesi rispetto agli investimenti sicuramente immobiliari. Cioè, non è che io vivo in un convento, cioè non è che sono una sceta che rinuncia a tutto, però quando compriamo cose materiali, quando investiamo in cose materiali, dopo un po', saziata quella voglia, ce ne viene un'altra, perché l'essere umano è fatto così, è fatto di bisogni. Se si lavora sui bisogni, che invece sono la spia di un'emozione irrisolta, di una ferita emotiva, quei bisogni diventano molto più controllati. Quindi investire su di sé, proprio a livello di coaching, di psicoterapie, di quello e cercare di risolvere, partendo ovviamente dalle cose che vi danno più fastidio, quelle più problematiche, quelle che si acuiscono quelle che creano più problemi quando abbiamo uno stellium in opposizione, è la cosa migliore, perché risolta o comunque, guarita, iniziato un percorso di guarigione di uno stato d'animo, di un disagio, e ce li abbiamo tutti perché siamo esseri umani e si viene qui ad evolvere, quindi quello perfetto non esiste per forza di cose, sarebbe proprio una contraddizione in termini, visto che questo è un pianeta evolutivo, quindi si viene con un bagaglio da portare alla luce, no? Quindi nel momento in cui tu inizi ad avviare un processo di guarigione, le sviste, le problematiche, gli inganni, i tradimenti che nell'asse Toro-Scorpione bruciano tanto, iniziano ad avere una gestione molto più semplice. Quindi nei momenti di grande sforzo planetario, con una certa, sfida planetaria, la cosa che dovremmo fare tutti, invece di metterci a fare shopping, di regalarci 50 vacanze, di fare danni proprio a livello materiale, di concederci avventure, di rovinare amicizie, di fare danni, la cosa dovrebbe essere quella: investire su di noi, perché poi ce lo ritroviamo. Detto ciò, prendo spunto da un paio di messaggi che mi sono arrivati, perché nelle scorse settimane io ho detto: ok, adesso con l'opposizione di Mercurio e di Urano potete togliere i debiti, eliminare le cose che non servono più, e qualcuno mi ha scritto: non è rimasto più niente. Non è rimasto più niente, ma le cose non ingranano ugualmente. Allora ragazzi, quando non rimane più niente, l'unica cosa che si può fare, e che doveva essere fatta veramente dall'inizio, è iniziare a volgere lo sguardo verso di noi e a colmare quello che manca dentro. Non c'è altro verso. Pensare è come mettere a posto una stanza e poi dopo 2 giorni non aver deciso, non aver dato un posto alle cose. Il disordine è non aver dato un posto alle cose. Io butto tutto, ricompro cose nuove e le rimetto nella stessa disposizione. Non ho capito il problema. Il problema è qualcosa che devo sistemare dentro di me. Quindi, quando il lavoro non va, quella cosa non ingrana, la gente ci rimbalza, è successo a tutti.
quella cosa non si sistema, è tutto un caos, non so dove girarmi nella mia vita perché quello non va bene, l'amore non va bene, il lavoro non va bene, gli amici non ne parliamo. Ovviamente la vita è emanazione di noi, quindi si inizia a risolvere un problema alla volta, perché quel problema lo abbiamo creato noi con le nostre dinamiche. Il transito dei pianeti in Toro, a partire da Mercurio retrogrado e adesso con Giove, che farà espandere, non esplodere perché non è un transito esplosivo, ma proprio porterà alla luce palese, proprio così su un vaso d'argento, le dinamiche, è che probabilmente ci muoviamo in una maniera sbagliata, sotto traccia. Quindi noi pensiamo, perché i pianeti in Scorpione pensano, allora sono molto abili, ma spesso si sopravvalutano e pensano, siccome sono abili a camuffare, pensano che non si veda alla lunga qual è la mira di una persona e quindi fanno finta di cambiare, ma difficilmente cambiano, perché sono animati dalla convinzione che possano continuare a fare così. Con i pianeti in Toro, che invece sono proprio pane al pane, vino al vino, sono molto semplici nella loro, anche banali, ma c'è una sorta di trasparenza, di ingenua trasparenza in quella che è l'energia taurina. I movimenti sotto traccia è come se vi fossero risvelati. Avete presente quando avete qualcuno magari piccolo che racconta tutto quello che fate, no? Ok, è come se ci fosse una strana energia tradente che vi fa sgamare quando state facendo delle cose. Io penso sempre a una cosa che è successa tipo l'anno scorso, no? Penso sempre quella persona doveva avere il Giove opposto. C'era con il Giro d'Italia una ripresa con un drone, con un elicottero, inquadrarono tipo un terrazzo pieno di marijuana, hanno rintracciato una sfiga terribile, hanno rintracciato una persona e ovviamente ci fu una denuncia. Ok, quella persona aveva sicuramente Giove opposto, quindi è come se uno non potesse fare. Ovviamente non vi mettete paura, non deve scattarci per forza una denuncia, dipende da chi siamo noi, insomma, da quanto ci muoviamo nel nascosto e quanto siamo nel trasparente. Ovviamente quella è il rapporto, la vita ci manda quello che è rapportato alle nostre azioni, ok? Però era per dirvi che con i pianeti, con Giove opposto, le cose andrebbero fatte, vi insegnerà Giove opposto, vi insegnerà volenti o nolenti a seguire delle regole, alla semplicità, la regola della semplicità, la regola della trasparenza, la regola della linearità. Prima mi sono inceppata perché vi stavo per dire cercate di non fare resistenza, cioè la prova sarà più difficile e sfidante quanto più voi cercherete di continuare con determinati comportamenti. Quindi questa è, c'è la necessità di cambiare, di lasciare un modo un po' complicato, è arrivata Milla, quindi la prendiamo come buona. Dovreste lasciare un modo, magari ecco la tendenza a fare le cose un po' nascoste, un po' sotto traccia, ma il segreto è allontanarvi, mollare delle zavorre. Questa è l'unica cosa che le stelle vi chiedono. Per il resto il cielo è strepitoso, i trigoni ci sono, però c'è questa lezione da imparare. Quindi per chi non si incaponisce, non vi mettete in sfida con la vita è sempre più forte e noi siamo dei piccoli esseri umani. So che amate il rischio, so che proverete a rincorrerlo ancora, però probabilmente ad un certo punto, vi arrenderete, perché arrendersi alla vita credo che sia una dimostrazione di grandissima crescita. Quindi non vi spaventate, ma monitorate, tenete un diario magari, no? Per capire meglio le dinamiche che vi si prospettano e poi ne parleremo nel video di Giove in Toro. Io vi mando un grandissimo bacio, fatemi sapere nei commenti come vanno le cose. Questa settimana c'è ancora Marte a favore, godetevelo tantissimo e buona settimana a tutti.
Cari amici del Sagittario, cari amici con l'ascendente Sagittario, benvenuti ad una settimana in cui molte cose iniziano a sbloccarsi per voi ed arrivano finalmente delle risposte di cui avete patito tantissimo l'attesa. I pianeti, la retrogradazione di Mercurio nelle ultime 3 settimane ha messo in discussione diverse cose che stavate aspettando, si è creata confusione anche a livello lavorativo in maniera pazzesca, ma proprio nell'ordinario, nel quotidiano, operai, questioni che non arrivavano, meccanici, macchine, insomma ne ho sentite di tutti i colori. Anche sentimentalmente qualcuno si è allontanato, insomma possono esserci stati dei misunderstanding che probabilmente qualcuno aveva da fare da un'altra parte, forse ci sono stati dei motivi di gelosia e non vi siete sentiti neanche tanto bene, proprio a livello di salute, non è come se ci fosse stato un down, avete mangiato tanto, avete mangiato male, forse sono stati gli eccessi, insomma fatto sta che adesso si riprende, arrivano delle risposte e una lucidità, arrivano sia le risposte che stavate aspettando a livello lavorativo, a livello finanziario, a livello legale, insomma si sbloccano tante cose e arriva anche una nuova consapevolezza e con la luna nuova del 19 anche la necessità di apportare dei cambiamenti. Ci sono molto probabilmente dei cambiamenti in corso. Giove entrerà il giorno 16 nel segno del Toro e inizierà ad espandere, a rendere concrete, no? Quindi a innescare la macchina del cambiamento o della maturazione di una cosa che voi già avevate in essere dentro di voi, che magari avete elaborato con Mercurio retrogrado, che può cambiarvi la vita. Sembra che ci siano dei cambiamenti sia a livello lavorativo, e qui parliamo proprio di nuovi contratti o di nuove prospettive o della voce che vi arriva che forse li chiudono, li aprono, là bisogna andare, ok, che l'altra persona sta cercando, insomma qui sembra che ci siano delle macchinazioni, insomma dei cambiamenti sia a livello anche promozioni, hanno promosso il collega, non hanno promosso me, insomma no? Sapete le cose che accadono al lavoro, ma sembra che ci siano delle svolte, dicevo, e anche a livello di salute, quindi se non siete stati molto bene, se avete fatto delle analisi, delle indagini, delle cose, adesso arrivano le risposte con relativa cura. E per tutte le persone che magari devono cambiare vita, devono darsi una regolata, devono risolvere qualcosa, state tranquilli che dal 20 maggio Marte in Leone per 1 mese e mezzo fino quasi a metà luglio vi sosterrà, e poi io ve lo anticipo perché mi avete scritto, insomma siete un po' giù, Venere, non solo Marte fino a luglio inoltrato, ma Venere sarà nell'amico segno del Leone per ben 5 mesi e quindi vi porterà amore, fortuna, viaggi, svaghi, vacanze, prospettive, fortuna negli studi, fortuna nelle conoscenze, amore conosciuto all'estero o in luoghi di cultura. Se siete degli studenti, approfittate, lo so che è estate, ma approfittate assolutamente dei prossimi 2 mesi per fare quanti più esami possibili e assolutamente le prove scolastiche, se vi state diplomando, le prove scolastiche, gli esami, i diplomi, i master, qualsiasi cosa ragazzi, le abilitazioni, questi prossimi 2-3 mesi sono fortunatissimi. Ovviamente con Venere a favore sarà fortunatissimo fino a ottobre, quindi anche le immatricolazioni, anche se poi dovremo fare un video come dire specifico per le immatricolazioni, perché ci sarà un Mercurio retrogrado da fine agosto a 1 settembre, ma è ovvio che se qualcuno deve fare ha delle date prestabilite per fare gli ingressi, ovviamente non può
assolutamente tirarsi indietro e vada come deve andare, ma mai se siete convinti di fare quella prova, mai evitare di presentarsi perché c'è un mercurio sfavorevole che può significare tante altre cose, ok? Quindi mai perdere le occasioni. Quindi ci sono cambiamenti, prospettive. Marte e Venere vi accompagneranno, quindi sappiate che questo periodo agrodolce con Marte in Cancro, con Saturno in Pesci, sapete, Marte in Cancro e Saturno in Pesci hanno fatto dei trigoni tra di loro, quindi in qualche modo avete risolto delle cose immobiliari, eritate, questioni legate all'eredità. Avete magari per risolverle dovuto mettere mano alle cose, alle vostre risorse, oppure pensavate di ricevere un'eredità maggiore, invece magari aveva un valore minore. Quindi ci sono state delle cose che siete riusciti a sistemare, però a che prezzo, insomma, no? Quindi non siete molto contenti. Allora, Marte a favore dal giorno 20 con poi Venere dal 5 giugno, io ve lo spoilerò, vi aprirà delle prospettive. Per chi non avesse trovato l'amore, mi sembra impossibile, ma per chi non avesse trovato l'amore con Giove in Ariete, ma comunque con Giove in Ariete è riuscito a riprendere la voglia di vivere, uscire dal guscio, dimenticare il passato, elaborare la fine di una storia, allora ragazzi, Marte, il Leone, da questa settimana finalmente vi farà, dal giorno 20, finalmente vi farà dimenticare il passato, le chiusure del passato, vi aprirà a nuove prospettive e ci saranno proprio, è come se si aprisse una nuova finestra sul mondo. Conoscete anche proprio delle persone benefiche, non soltanto a livello sentimentale. Conoscete proprio qualcuno, forse a livello di coaching, di crescita personale, di professori, di persone che prendete, come dire, a modello, a punti di riferimento, che vi offrono delle chiavi di lettura della vita, vi sbloccano proprio delle prospettive, vi fanno vedere la vita in una maniera più evoluta, più elevata, come se faceste un upgrade che riuscirà a dare un senso a tutto, anche alle trasformazioni che state operando proprio a livello intimo e personale, proprio a livello di corpi sottili, a livello di percezioni, cosa a cui non sempre date un grandissimo peso e quindi è come se vi arriva quell'informazione necessaria, quella guida necessaria che vi fa vedere tutto il passato, il vissuto in una prospettiva diversa, finalizzata proprio ad una crescita. La crescita voi dovete farla a livello di radici nei prossimi 3 anni, no? Saturno in Pesci da voi vuole questo. Se non avete visto il video che c'è di Saturno in Pesci, che è un contenuto è dedicato a chi sostiene l'abbonamento, io vi dico che voi dovete lavorare a livello di radici, di condizionamenti psicologici, capire che tutte le dinamiche su cui alla fine di riflesso state lavorando partono da lì. Per radici parlo proprio della famiglia di origine, dell'ambiente nel quale siete cresciuti, delle dinamiche esattamente ed esclusivamente con i genitori, e bisogna lavorare e trasformare quelle. Sappiate che Giove in Toro vi darà una grandissima mano proprio a livello pratico, a livello legale, a livello di benessere, proprio a livello di fortuna e di prospettive per riuscire a trasformare, a risolvere, a comprendere che la vostra vita migliora se voi migliorate le radici e se riuscite a liberarvi dai condizionamenti psicologici, i sensi di colpa, le cose che la famiglia di origine, l'infanzia vi ha come dire, buttato un po' addosso, come a tutti del resto. In questo momento Saturno vuole che ci lavoriate voi e quindi questo è quello che dovete fare. Giove vi aiuterà a trovare una quadra di tutto, anche Marte in Leone, però il lavoro lo dovete fare voi, dovete trovare il coraggio di fermarvi, perché spesso un cavallo al trotto è difficile da fermare, e guardare in quella direzione e sarete liberi da tanti schemi mentali e la vostra vita migliorerà.
e miglioreranno il lavoro, l'amore e soprattutto la stabilità, perché quando si lavora sulle radici si trova la centratura e la stabilità, quella di cui voi avete tanto bisogno. Quindi io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere come vanno le cose, però buon Giove in Toro e buonissima settimana a tutti. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, benvenuti ad una settimana di svolta e di miglioramenti veramente degna di nota. Voi siete tra le persone che possono stappare veramente un vino molto buono, spumanti, trick e track, bombe a mano, siete autorizzati a fare di tutto. Questa settimana Giove, allora innanzitutto Mercurio che già avete in un segno favorevole torna diretto e quindi notizie, incontri, prospettive, proprio così, favorevoli. Giove, la grande fortuna, vi porta prospettive di cambiamento e di miglioramento dal giorno 16, entra nel segno del Toro, porta amore, fortuna. Qui veramente si può iniziare un attimino a giocare, a tentare la sorte, ad aspettarsi veramente cose positive. Arriva l'amore, chi desidera diventare genitore, per chi desidera, arrivano i figli, arrivano le convivenze, ripeto, arrivano i soldi, arriva la fortuna e Marte si toglie dall'opposizione. Quindi le tensioni, gli stress con gli altri, le liti, insomma, tutte queste cose, tutte queste sfide, le macchine rotte, le macchinette del caffè, le caldaie, tutti quei cortocircuiti che sono avvenuti a casa e anche sulla strada, perché Capricorno, ascendente Capricorno, tra incidenti, tamponamenti, incidentucci e macchine proprio macchine rotte con... sto pensando veramente, Marte opposto proprio i mezzi di trasporto, insomma... È una cosa che 2 volte l'anno, ogni 2 anni per fortuna, 2 volte l'anno comincia a diventare un pochino impegnativa. Ogni 2 anni, quando c'è Marte opposto, bisognerebbe essere veramente prudenti, soprattutto se altri transiti si aggiungono, altrimenti insomma un Marte opposto è una discussione, una rispostaccia con qualcuno, insomma un misunderstanding. E però se si va veloce, se si è distratti, ecco, usare accortezza con i mezzi di trasporto, stare attenti a chi ci siede a fianco, se siamo nei mezzi pubblici, insomma delle questioni insomma, un po' tese con i mezzi di trasporto purtroppo sono possibili. Quindi si toglie Marte il giorno 20, entra nel segno del Leone, Giove arriva a favore, soprattutto vi liberate di Giove in Ariete che è stato veramente sfidante e complicato. Quello che spero è che Giove in Ariete abbia innescato comunque, nonostante le sfide e nonostante le problematiche, quei cambiamenti a livello di assetti familiari, domiciliari, di questioni proprio da risolvere a casa o come dire con il vicinato, con gli immobili, nel posto in cui magari nel paese, nella città nella quale vivete, se magari c'erano delle cose da sistemare. Io spero che vi abbia conferito l'energia sufficiente per iniziare quei cambiamenti. Ora, tutto quello che è stato innescato, provocato e anche rivelato, perché un Giove in Ariete in dissonanza per un Capricorno, ecco, può aver fatto vedere che magari a casa c'era un problema, una cosa abusiva, una cosa da sistemare, un'irregolarità, un impianto da rifare, anche cose di questo genere, anche con Marte in Cancro, oltre alle macchine da cambiare, da portare al meccanico e da ricomprare nuove in alcuni casi, ci possono essere stati proprio l'unione tra Giove e Marte in Cancro può aver portato a scoprire, a vedere rompere delle cose nelle vostre proprietà. Quindi tutto quello che è stato provocato, insomma, a peso spinto da Giove in Ariete, a partire dal 20 maggio fino al 5 luglio inizierà a trovare una via di risoluzione, perché entra Marte in Leone che prende la scia di Giove in Ariete, quindi tutto quello che è stato presentato da Giove in Ariete, e vi dà
la forza e le prospettive di risolverlo. È probabile che bisognerà, come dire, attingere alle proprie risorse, soldi che sono stati messi da parte, possono esserci delle spese per tamponare il tutto, possono esserci insomma la richiesta di banche e di cose, però arrivano anche delle belle novità. Arrivano delle risposte, se state aspettando veramente delle risposte, delle approvazioni, sia a livello statale, sia a livello così di istituzioni, se avete fatto dei concorsi, anche delle risposte legali dovrebbero arrivare ed essere anche molto molto positive. Quindi è voi questa settimana ci sarà stata qualche spesa, qualcuno magari ha avuto dei momenti di paura, di tensione, qualcuno si è sentito solo, ci sono stati dei misunderstanding tra moglie e marito, fidanzati, con il partner, vi siete sentiti un po' vulnerabili, ok? Questa è stata la sensazione. Il Capricorno ha sempre, come dire, un po' la capacità di avere le cose sotto controllo. Probabilmente vi siete sentiti vulnerabili e più insicuri del solito. Adesso è passata, adesso è finita. Ci sono veramente dei transiti strepitosi, li avrete per un anno. Chi aspetta l'amore, arriva l'amore. Chi l'amore ce l'ha già ma non si sbloccava, può avere delle fortunatissime evoluzioni, quindi gravidanza, famiglia, convivenze, andare in una casa più grande, anche trasloghi, oppure chi aveva l'amore ma era una situazione che non lo rendeva felice, può avere degli incontri e delle prospettive decisamente migliori, anche destiniche, perché Giove si congiunge, ragazzi, nei prossimi 2 mesi circa al nodo nord Giove. Poi il nodo nord il 17 luglio, io questa a voi devo dirla perché l'amore, insomma, e la fortuna arrivano principalmente per voi. Giove si congiunge al nodo nord, quindi potrebbe, per chi non è felice di quello che ha, io parlo di fortuna a 360 gradi, l'amore e i figli in primis, può essere veramente arrivato il momento di diventare genitori e di trovare l'amore della vostra vita. C'è anche Venere in Cancro, ragazzi, che vi sta transitando al discendente. Comunque fino al 19 luglio il nodo nord, il karma di questa vita, quello che dobbiamo fare, è congiunto a Giove. Venere nel segno del leone, ci sarà Marte nel segno del leone, insomma si creano una serie di congiunture per cui chi deve dimenticare il passato, chi deve chiudere, no? Il cuore rispetto a una situazione che magari è già finita da tempo, però magari ha avuto una ferita, ha avuto una delusione, e chi invece ha una storia che sembra che vada bene, però sembra non decollare mai e chissà cosa può succedere. Sappiate che per voi tutti nuove anime si prospettano all'orizzonte e potreste incontrare finalmente quegli occhi che avete presente quando avete il sapore. Vi è mai successo di avere cioè di cercare degli occhi, di cercare un viso, di avere la sensazione di non aver ancora incontrato una certa anima, una certa persona, no? Un viso, come se aveste un'idea in mente. Ecco, potrebbe accadere una cosa del genere, qualcosa di molto 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 magico, ok? Quindi inizia finalmente un periodo, un periodo che vi ripaga di tutto quello che nell'ultimo anno avete dovuto vivere, attraversare e sopportare. Quando anche Venere entrerà adesso inizia una scalata ambiziosa, anche il raggiungimento di obiettivi. Quando anche Venere entrerà nel segno del Leone, formerà un transito straordinario nel segno del Leone,
grandi fortune anche proprio per il raggiungimento di obiettivi sentimentali lavorativi a 360, insomma la vostra ambizione proverbiale sarà assolutamente gratificata. Io non so come trasferirvi quello che vedo, ma è tanta roba, quindi siate felici. Raccontateci nei commenti, anche se voi siete molto riservati delle cose belle che vi capitano, come vanno le cose, godetevele al 100%, però se ci volete raccontare qualcosa, noi siamo qui. Buona settimana a tutti e buon Giove in Toro, ragazzi. Cari amici dell'Acquario, cari amici con l'ascendente Acquario, benvenuti ad una settimana in cui insomma molte cose accadono e il cielo cambia sensibilmente. Allora, Giove in Ariete, Giove in Ariete conclude il suo transito, Giove esce dal segno dell'Ariete ed entra nel segno del Toro il giorno 16. Allora, l'ultimo anno è stato sicuramente un anno foriero di grandissime novità, non tutte tranquillissime, nel senso che Giove in Ariete è figlio di Marte, quindi deve dare la forza, la rabbia, la volontà di combattere una battaglia, di fare delle sfide, no? Di scendere in campo, quindi di uscire sicuramente da zone di comfort, proprio per conquistare nuovi podi, nuove conquiste, nuove situazioni. Quindi sicuramente avete fatto un esordio, probabilmente in solitaria, no? Un esordio in prima persona, individualisti, in società, come quando uno apre un'attività oppure torna single, no? Si presenta in una maniera, torna da libero professionista e prima era dipendente. Insomma, è come se in qualche modo aveste trovato una via per presentarvi al mondo per quello che eravate, per così, in autonomia. Avete iniziato una nuova fase di vita, una nuova battaglia, una nuova sfida, quindi sì, tecnicamente Giove in Ariete è stato un grande amico dell'Acquario, che nel frattempo aveva anche Saturno, no? L'ultimo anno c'è stato anche Saturno, quindi aveva bisogno di novità, perché tante cose con Saturno stavano arrivando, come dire, alla loro naturale evoluzione, proprio come fase di vita, si stava concludendo qualcosa e quindi c'era bisogno di novità, di nuove sfide e di nuova energia. Dopo un anno dedicato alle nuove conquiste, al coraggio, alle sfide, alle novità, come dire, sia cercate che non cercate, ma insomma capitate così, ecco che Giove finisce il suo percorso di novità ed entra questa settimana nel segno del Toro. Cosa porterà il segno del Toro? Molto probabilmente amplificherà, farà estendere, farà sviluppare tutte le cose, tutte le prospettive che si sono generate già dai primi d'aprile, da quando il Sole è entrato nel segno del Toro, si è congiunto ad Urano, ma soprattutto è arrivato Mercurio nel segno del Toro, quindi si è creato questo stellium, ne abbiamo parlato tanto nei video precedenti, Sole, Mercurio, Urano, nodo nord in Toro, e quindi hanno creato, come dire, delle novità, delle ulteriori prospettive, hanno portato delle nuove energie da integrare che probabilmente riguardavano o la fine di qualcosa o degli assetti diversi in famiglia. A qualcuno di voi hanno portato anche nuove persone in ambito sentimentale con le quali c'era subito un collante, un karma, qualcosa di importante tra anime, perché erano già destinate, sembravano già, l'avete già percepito, l'avete capito al volo, che quanto fossero destinate a mettere su famiglia, no? Quando si hanno questo genere di transiti, quando si ha questo genere di transiti, si incontrano persone con cui mettere su famiglia, oppure qualcuno che ci aiuta o che ci dà la spinta a mettere la fine a qualcosa. Ok? Quindi proprio è uno switch. Quindi Giove amplierà e renderà pubblico, ufficiale, qualcosa che voi nell'ultimo mese avete già capito che sta iniziando o che sta finendo.
Questa cosa, ripeto, può indicare sia l'inizio o la fine di qualcosa semplicemente proprio così in senso lato, no? Ma anche il luogo dove stare, una casa, anche ragazzi, anche dei lavori da fare in casa banalmente, quindi basta, così non si può andare avanti, la fine di uno stato e niente, dobbiamo investire, visto che c'è anche un Saturno in pesci che probabilmente da qui a 3 anni vi porterà a parlare molto di denaro, di investimenti, no? Ad occuparvi di finanze, di quali sono i vostri desideri e di quanto essi siano realizzabili nel mondo della materia e se soprattutto avete le risorse, le capacità, l'energia, sia psicologica che emotiva che economica, per trasformare poi e consolidare i vostri sogni in realtà. Quindi tecnicamente in questo percorso che dura 3 anni, un Giove in Toro può portare per esempio a gettare le basi per delle questioni immobiliari, dei progetti no? Immobiliari e familiari proprio di natura pratica. Quindi o incontrate qualcuno, ripeto, con cui fare famiglia e quindi nel giro di questo anno inizierete a progettare, andiamo a vivere insieme, vengo da te, no, tu vieni da me, no, allora la tua la vendiamo, la mia la affittiamo, avete presente? Ristrutturiamo la casa dei nonni, avete presente queste cose qui? Oppure no, io qui in questo posto non ci voglio stare più, di contro, con questa persona non ci voglio stare più, basta, mi prendo una casa, oppure basta, questa casa sta cadendo a pezzi ed è ora che insomma la sistemiamo, si può fare, ce la faremo mai, e insomma ai posteri l'ardua sentenza, quindi c'è tutta una fase di stabilizzazione, ora che le sfide sono state lanciate, ricevute, fatte e finite, adesso insomma bisogna arredare il tunnel, no? Come dico io, quindi c'è questa fase di novità e quindi tutto quello che è successo nell'ultimo mese con Giove in Toro dal 16 maggio diventerà, come dire, palese e inizierà questa nuova macchina, questa nuova fase di vita, questa nuova trasformazione, questa nuova sistemazione, questo ampliamento, questo sviluppo delle idee che ci sono state nel mese e mezzo precedente, che durerà un anno e che, abbiamo già detto, prevede dei cambiamenti. Perché in questo stellium in Toro c'è Urano, che è il signore dei cambiamenti. Quindi per tutti quegli acquario che dal 2018 desiderano cambiare delle cose, ma anche con Saturno in acquario non sono riusciti a cambiarle, allora sappiate che per chi vuole andare via di casa, per chi se ne vuole andare all'estero, per chi vuole comprare quella casa e non ce l'ha fatta neanche con Saturno, per chi ha questo sogno, questa cosa da realizzare, allora ragazzi, questo Giove in Toro dal 16 maggio dal 16 maggio 2023 fino a maggio 2024, poi ne parleremo meglio nel video dedicato a Giove in Toro, ma vi darà questa prospettiva. Perché questo pippone? Perché questa settimana, per darvi la prospettiva di quello che è, quindi state sereni, questa settimana Marte entra nel segno del Leone, quindi dopo 2 anni ritorna Marte in sfida opposto, quindi sentirete, come dire, una separazione, uno strappo, una lacerazione, cioè in quest'ottica di cose che finiscono e in quest'ottica di cose che iniziano è chiaro che per esserci un avvicendamento, una sostituzione, deve esserci la fine di qualcosa, ma voi state andando nell'ottica, nella prospettiva annuale dei cambiamenti e di un benessere che vi viene portato e regalato da Giove in Toro, quindi voglio dire, chi se n'è, ecco, questo volevo dirvi, che con Marte ritorna in Leone, quindi magari i rapporti interpersonali possono esserci delle tensioni, ci si sente attaccati, no? Magari ci si sente sfidati, oppure
L'Acquario ama essere un po' il giocoliere dello zodiaco, ama fare un po' le proprie regole, non gli piacciono le regole, impone le proprie regole, ma non gli piace subire le regole degli altri, neanche le regole quelle proprio istituzionali, no? È un ribelle che ama imporre, come dire, le regole del gioco agli altri, perché è un ribelle determinato, in quanto ha sia la forza di Urano che quella di Saturno. Ecco, con Marte il Leone può trovare come dire, un antagonista, semplicemente, no? Qualcuno che prende la sua parte di scena, che impone le proprie regole, che fa le cose a modo proprio e che magari non ascolta l'Acquario, e questo per l'Acquario può essere una sfida. Oppure a stadi di avanzamento può essere una persona che magari impone proprio all'Acquario, sacrilegio, le proprie regole, no? E quindi ci sarà questo gioco così dell'integrazione. Ecco, c'è un po' da essere flessibili, c'è un po' da essere flessibili, da essere empatici, da mettersi nei panni degli altri. Ci sono un po' no, queste cose. Però ragazzi, entra anche il Sole nel segno dei Gemelli, che è un grande amico dell'Acquario, quindi chi se ne, se qualcuno si allontana o se ci sono le regole degli altri, arriva l'amore. Un Sole in Gemelli per l'Acquario indica sempre brio, divertimento, flirt, insomma quei momenti molto leggeri, molto divertenti, di cui i segni d'aria si nutrono. In quest'ottica, se avete una relazione, ecco, potrebbe arrivare qualche simpatia esterna, e quindi magari dovete essere un po' flessibili tra voi stessi, insomma, le regole. Ecco, ci sono tutti esercizi di stile che vi capitano in queste settimane, ma ricordate, Giove è un dispensatore di grande benessere anche quando si mette in quadratura. Il Sole in Gemelli vi porta grandissimo benessere. L'estate sarà sicuramente intensa e calda, quindi voi divertitevi e giocatevela come meglio vi pare. Fateci sapere nei commenti come vanno le cose. Divertitevi, godetevi questo Sole in Gemelli principalmente, e anche Giove in Toro, perché Giove in Toro è molto molto abbondante. Un grande bacio e buona settimana a tutti. Cari amici dei pesci, cari amici con l'ascendente pesci, benvenuti a questa settimana in cui Giove entra nel generosissimo segno del Toro, e per i pesci, anche se perdono Marte, l'energia di Marte che dal Cancro passa al segno del Leone, Giove in Toro, insomma, rappresenta un anno di grandi fortune, di grandi generosità, di grandi consacrazioni, di benessere psicofisico, di bei viaggi, di spostamenti. C'è chi comprerà la macchina nuova, chi si fa una remise in forme, chi avrà delle promozioni se lavorate nel pubblico, se siete dei commercianti, se lavorate nella comunicazione, se siete degli insegnanti. Ragazzi, questo veramente è l'anno del posto fisso, forse dell'assunzione a tempo indeterminato. È veramente un anno molto generoso e molto fortunato, che edulcora, ovviamente incontri fortunatissimi che possono portare a sbocchi di varia natura, sentimentali, lavorativi, di studio, ragazzi, di carriera. È veramente di matrimonio, di società, anche delle fortune in ambito legale, una grande protezione in ambito legale, quindi è decisamente un momento positivo. Qui, se negli ultimi 2 mesi avete avuto delle conoscenze sentimentali che vi hanno fatto battere il cuore, che vi sono piaciute, ragazzi, questo Giove in Toro come dire, mette ancora meglio le carte in tavola e vi fa vedere quali sono le prospettive di realizzazione. Però è un transito veramente bello. Giove si congiungerà per 2 mesi al nodo nord, quindi arrivano incontri, notizie, persone destiniche, e già quando una persona ha Saturno
sul Sole, Saturno sull'ascendente, Saturno sulla Luna, lì c'è già il signore del karma, cioè il destino è già attivato. Se ci si mette anche un Giove sul nodo nord, voi capite che arrivano cose, già dovevano arrivare perché negli anni in cui abbiamo Saturno congiunto non si incontra mai nessuno per caso, ok? Sono sempre cose importanti che nel bene e nel male, a prescindere, perché insomma la congiunzione di Saturno è importantissima ma neutra, comunque accadono sempre cose che nel bene e nel male ci rimangono impresse per un po' di tempo. Ma se abbiamo la fortuna di avere un Giove a favore, gli incontri che si fanno, le cose che accadono di solito lasciano un sapore molto dolce nelle nostre vite. Quindi qui è amore, incontri, fortuna, l'anno della laurea, l'anno del posto fisso, l'anno del grande contratto, l'anno della grande occasione di lavoro, l'anno in cui avete incontrato la persona che amate, l'anno in cui diventate zii, l'anno in cui il fratello si sposa, la sorella si sposa, l'anno in cui anche a fratelli, cugini e familiari accadono cose molto belle, cose importanti, insomma l'anno in cui andate a convivere, l'anno in cui diventate genitori. Questo è Saturno sono 3 anni. Questo insieme a quello con Giove in Cancro del 2024-25 saranno probabilmente, no, 2025-26 saranno del transito di Saturno gli anni decisamente più belli. Tra l'altro siete molto fortunati ad essere accompagnati, diciamo, nella congiunzione di Saturno da ben 2 aspetti favorevoli del segno, perché insomma non è che capiti di Giove che si mette in mezzo a Saturno e che ve lo edulcora, perché non capita molto spesso, cioè a volte si hanno Giove e Saturno contro, quindi voglio dire, siete molto fortunati. D'altra parte siete un segno che è esaltazione di Giove, quindi chi ha valori in pesci è fortunato, come il Sagittario, è fortunato di per sé. Ok? Quindi siete assolutamente protetti e lassù qualcuno vi ama. È simpatico che voi siete amati, no? Lassù qualcuno vi ama e spesso trovi dei pesci che purtroppo non riescono a credere a questa cosa, no? A un mondo superiore, quando invece loro vengono veramente da lì. Ma la loro sfida, la sfida di questa mission è ricordarsi da dove l'anima viene, insomma, e che c'è un'anima. Quindi grandi fortune che tra l'altro vengono da lontano per concretizzarsi a voi, grandi amori. Marte, volevo dirvi questa cosa, Marte che può aver portato passione, insomma un po' di eros, amori, amorazzi vari negli ultimi 2 mesi, passa nel segno del Leone. Qui la questione si fa impegnativa a livello lavorativo, quindi mentre la ruota della vita e del karma vi porta cose nuove e positive, tra queste c'è una grande energia da spendere al lavoro e nel quotidiano che va integrata, ecco, man mano che Giove vi dispensa le energie, magari le prime novità vanno integrate con un gioco di elasticità e flessibilità nella vostra realtà. Ecco, questo accadrà, questa è l'unica, come dire, sfida di questo fortunato anno. La quadratura tra Marte e Leone e Giove in Toro. Giove porta l'abbondanza e in qualche modo quindi porta opportunità, nuove occasioni a 360 gradi, anche lavorative, non solo sentimentali, e bisogna riuscire a mediare tra Marte e Leone, quindi tra il quotidiano, no? Che era già stato impostato in una maniera, insomma poi voi avete i vostri metodi e che però no? È stato impostato in maniera probabilmente rigorosa, in maniera che non fa entrare niente, e invece sembra che qui bisogna fare un esercizio di stile per far entrare nella vostra realtà
qualcosa che probabilmente è molto impattante, molto forte e all'inizio potreste fare resistenza, perché il pesce sembra tanto dolce, tanto no, squisito, ma in realtà è assolutamente un osso duro e quindi anche una personalità egoica, come dire, di tutto rispetto, perché sono uno, nessuno e 100.000, quindi sono vari ego da tenere tutti in un corpo solo ed è già un esercizio di stile quello per chiunque, e quindi arriva semplicemente una novità, una volontà più forte da integrare. Poi insomma dal 5-6 luglio, insomma dalla prima decade di luglio, quando Marte entrerà nel segno della Vergine facendo trigono con Giove in Toro, riuscirete ad organizzare, voi siete molto concreti, riuscirete a trovare la quadra e a rimettere ordine strepitoso nella vostra vita, forti di qualcosa di cui nel frattempo vi sarete liberati, perché questo Marte Leone portato da Giove è una novità talmente grande, talmente impegnativa, che per fargli spazio probabilmente sarete costretti a liberarvi di qualcosa di vecchio e di superfluo. È come se voi faceste già un lavoro, ve ne arrivasse un altro, allora il secondo lavoro di prima lo togliete, quella collaborazione non serve più, oppure se avete già un santo in paradiso, un'amicizia, ne arriva un'altra, insomma qui bisogna mediare, insomma questi sono giochi di grandi fortune ma anche di grandi personalità da integrare, anche lavorativamente parlando, ma dal 5 luglio insomma, c'è questo lavoro di mediazione. Poi da metà luglio, insomma dalla prima decina di luglio, troverete una quadra, e probabilmente troverete questa quadra attraverso l'eliminazione di qualcosa di superfluo. Però ragazzi è un anno strepitoso, è chiaro che quando arriva molta abbondanza bisogna far spazio, ok? A volte si vuole trattenere tutto, i pianeti in Toro lo fanno, no? Danno questa sensazione di poter gestire tutto, poi a un certo punto insomma ci si arrende e si lascia andare, e poi insomma la vita migliora perché si annettono delle cose con un'energia migliore, più generosa e più soddisfacente, insomma ed è bellissimo, tanto amore per voi. Tanto amore, tanta fortuna per voi, ragazzi. Io non mi stupirei se nel giro di un anno vi sposaste, veramente aveste il posto fisso, vi trasferiste, è qualcosa di tanti incontri. Guardate, se vi va di condividere la felicità che dovrebbe arrivarvi a pioggia da qui a veramente pochi giorni, io vi aspetto nei commenti, però vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, intanto godetevela quanto più possibile. Allora ragazzi, siamo arrivati in ritardissimo, perché io mi sono persa dietro al Giro d'Italia che mi è passato sotto casa. Siamo arrivati in ritardissimo a far uscire il video della settimana, però questa è una settimana strepitosa che non poteva mancare, quindi godetevela alla grande. Grazie per essere stati con me anche questa volta, un grandissimo bacio e buon Giove in Toro a tutti. Buona settimana.